Buonasera a tutti e buonasera a tutte, benvenute e benvenuti a questa Osho Gibberish Meditation, la meditazione del Gibberish di Osho. Il Gibberish è una meditazione attiva, io sono super entusiasta di stasera fare questa meditazione con voi perché è una meditazione che adoro tantissimo perché è una tecnica veramente super efficace tra le tecniche delle meditazioni attive ed è una tecnica che noi usiamo tantissimo nel percorso di meditazione la mattina di un blog sveglia perché è veramente straordinaria. E questa è, il Gibberish è una tecnica antica, è una tecnica antica pare dalle mie fonti di origine Sufi, derivata da questo Jabbar, questo mistico Sufi, che l'ha introdotta e Osho, come ha fatto con tante delle sue meditazioni, delle sue tecniche di meditazione, ha ripreso questa tecnica antica come tante altre e l'ha strutturata in modo da diventare una meditazione con una pratica molto efficace, fruibile, fattibile, soprattutto per l'uomo moderno, usiamo questa terminologia, e questo l'ha fatto anche con tante altre tecniche. E, e questa tecnica è una tecnica abbastanza così curiosa e particolare, non tanto praticata. E sono, ripeto, sono veramente felice di stasera di spiegarvela, di mostrarvela, di praticarla con voi. Questo live me l'ha registrato su YouTube, quindi chiunque la potrà praticare ogni qualvolta vuole. È una tecnica di 30 minuti, al contrario di tante tecniche di Osho che sono di un'ora, ed è una tecnica che Osho ha strutturato in questa doppia fase di 15 più 15 minuti, però questa tecnica del Gibberish l'aveva già usata anche in altre meditazioni, come ad esempio molto famosa la No Mind, che è una delle meditazioni terapeutiche di Osho, è un processo che dura una settimana, la tecnica è più lunga da fare tutti i giorni, poi il Gibberish l'aveva portato anche nel suo satsang, che è tuttora presente nei centri di Osho, e in più ha strutturato questa meditazione più breve di mezz'ora. Che cos'è il gibberish? Il gibberish è questo parlare senza senso. Cosa significa parlare senza senso? Ehm, Adesso io ho trovato oggi, tra le tante spiegazioni e mm, discorsi che Osho ha fatto su tutte le sue tecniche, non solo sul gibberish, anche sul gibberish, ho trovato questo breve che ve lo voglio leggere, questa breve spiegazione di che cos'è il gibberish. Lo paragona a qualcosa come alla Devavani, perché anche lì c'è una tecnica del parlare senza senso, ma è diversa, e dice, al contrario della Devavani, la meditazione gibberish è catartica. Da soli o in gruppo, chiudete gli occhi e iniziate a pronunciare suoni senza senso, parole senza senso. Per 15 minuti immergetevi totalmente nel gibberish. Permettete a voi stessi di esprimere tutto ciò che ha bisogno di essere espresso dentro di voi. Lasciate uscire tutto, la mente pensa sempre in termini di parole. Il gibberish aiuta a rompere questo schema di verbalizzazione continua. Senza sopprimere i vostri pensieri, potete liberarvene nel gibberish. Lasciate che anche il vostro corpo sia espressivo. Per 15 minuti
questa è la seconda, parte della seconda fase, sdraiatevi a pancia in giù e sentitevi come se vi steste fondendo con la madre terra. Allora, il gibberish principalmente viene definito un po' come questo, questa è la spiegazione di Osho, che dà un senso anche profondo a quello che provoca tecnicamente questa pratica sull'espressione senza senso nella nostra movimento energetico di espressione barra comunicazione, ma spesso viene definita come il parlare senza senso. E che cos'è il parlare senza senso? Che tra posto bojeno troko pono vaje, bara vostro kojeno, do bolovara vaje strokoto pono voje du bovro ao, pao, pati che stropano vogliono bo, la barafana vajeo. Adesso vi ho dato un piccolo assaggio che, per farvi capire, se voi avete visto mentre parlavo, dicevo delle cose senza senso, cioè non c'è nessun significato in quello che è la mia verbalizzazione nelle parole, ma se mi guardavate io gesticolavo, facevo delle espressioni e muovevo anche il corpo, purché sono anche seduto. E questo cosa significa? Significa che quando noi parliamo c'è una espressione che va al di là delle parole che diciamo e attraverso le vie espressive che non sono la verbalizzazione, cioè il concetto cognitivo delle frasi che stiamo dicendo, noi esprimiamo, ma esprimiamo con una qualità che è molto diversa da quella di parlare con un senso cognitivo, ovvero quando parliamo con un senso cognitivo andiamo a muoverci come se fosse un pensiero che andiamo a tradurre e riportare, e qui intervengono anche dei livelli di coscienza diversi, come ad esempio molto il quinto chakra, che è anche deputato alla comunicazione. Quando invece non abbiamo un concetto da esprimere, allora in questa comunicazione, in questa espressione che facciamo, come io, vedete che gesticolo, esprimiamo altri livelli di energia, che sono spesso i chakra più bassi, e in questo modo andiamo a effettuare questo che è il motivo per cui il gibberish è una tecnica geniale, cioè quella di fare morire lentamente il mentale. Non gli diamo spazio e diamo spazio al resto. A quel punto, per la maggior parte di tutti noi, che spesso sono nel mentale, quello che succede è che ritorniamo in un equilibrio più umano e più naturale, perché andiamo a dare spazio ad altri livelli di energia, che magari li abbiamo anche spenti o non li stiamo usando, e che non necessariamente sono i chakra bassi, e di conseguenza questo è lo stratagemma geniale di questa tecnica. Ok, adesso ve la mostro anche un po', vi ho già spiegato abbastanza bene, però ve la mostro anche in piedi. Tutta la meditazione sarà a occhi chiusi. Noi nelle meditazioni attive di Unblock consigliamo sempre l'uso di una mascherina, non è obbligatoria, però aiuta. Aprire gli occhi è qualcosa che ci porta a portare l'energia verso l'esterno. La vista ha questa proprietà. Questo è il motivo per cui non solo nelle nostre meditazioni di Unblock, ma in generale nelle meditazioni, che si fa il percorso nel senso opposto di andare verso l'interno, teniamo gli occhi chiusi perché facilitiamo questo movimento.
E la mascherina, diciamo che uno può anche tenere gli occhi chiusi senza mascherina, aiuta perché a volte ci viene da aprire gli occhi e con la mascherina siamo più rilassati sul fatto che non possiamo vedere. Quindi noi cosa facciamo? La prima fase è appunto la fase del gibberish. Ci sarà una musica che non è una musica, è una traccia audio con il suono di persone che fanno gibberish, fanno versi, suoni di tutti i tipi, e questo ci serve un po' per facilitarci ed aiutarci a entrare in questo movimento del gibberish, dove noi iniziamo a parlare senza un senso. In realtà il parlare senza un senso è una tattica, perché noi possiamo anche, nel gibberish noi esprimiamo senza un senso, ma non necessariamente con le parole, usiamo il corpo e possiamo muovere le espressioni anche facciali. Ostro che je, popana vuona, jelo, bavra, vana, oate, che stroba, vana, vojeo, barababro, toko stroje, no mova, la vana, che jero, bavra, augo, stropor, poro, vono, vajeo, o roba, gestro, oa. E questo è un modo per iniziare a entrare in questa tecnica. All'inizio è una cosa che per molti non è facile, perché significa anche andare a rompere le abitudini che abbiamo, che sono quelle di non esprimerci in un certo modo, e dal momento in cui sono abitudini significa che si è radicato uno schema energetico che va rotto, e all'inizio è un po' difficile, cioè può essere, ovviamente è soggettivo e dipende dai giorni, però vi consiglio di protrarlo e provare almeno 4-5 volte questa tecnica, perché è molto facile sciogliere questa cosa ed entrare nel sentire. Il punto è iniziare a sentire che cosa noi possiamo esprimere, sentiamo il bisogno di esprimere. E allora è proprio da questo sentire che noi abbiamo questa possibilità, e questo è lo spazio giusto, di dare voce a questa espressione. E il gibberish ci aiuta a entrare anche in quelle che sono le emozioni represse, per questo che è una tecnica catartica. Tutto ciò che noi sentiamo, che attraverso questo movimento del non detto iniziamo a sentire che c'è sotto un'emozione, una sensazione, cerchiamo di dargli voce. Ripeto, all'inizio non è facile, però cerchiamo anche di indurre questo movimento. Spesso aiuta, ad esempio, parlare in una lingua che non conosciamo. Ad esempio, io non conosco il tedesco, ich lachtisch trabahiana, ma da nishnai toktoviva da drostrabahiana, e parlo in tedesco. E stando in questa esprimere, iniziano ad arrivare delle sensazioni, e stando in queste sensazioni cerchiamo di dargli voce. Se arrivano delle emozioni, questo è il momento per cercare di esprimerle e aprirle. Quindi se arriva la tristezza, stiamo nella tristezza, induciamo anche questa tristezza, può arrivare anche il pianto, e allora lasciamo andare il pianto. Oppure sentiamo che arriva la rabbia, abbiamo dei cuscini, cerchiamo di usare dei cuscini che sono molto utili, allora possiamo prendere un cuscino e sbattere contro il cuscino e liberare la nostra rabbia, addirittura anche urlare. Tutto quello che sentiamo che arriva, e possiamo dargli spazio
il gibberish in questa tecnica è molto utile aprirlo e dare spazio a questo movimento. Questa è la grande efficacia di questa tecnica. Sempre sentiamo che ci sono delle emozioni, a volte ci sono delle altre sensazioni, ad esempio ci può divertire qualcosa, ad esempio io quando lo pratico ogni tanto mi viene da fare il rapper, che non so neanche farlo, però rido di me stesso a sentirmi perché faccio delle cose un po' ridicole e trovate la vostra via per renderlo piacevole e fruibile ciò che state facendo. Non ci sono limiti di espressione, sia dal punto di vista della voce, che del corpo, che del movimento. Potete andare a terra, fare l'animale, qualsiasi cosa vi arrivi, cercate di dargli spazio e entrare nell'espressione di ciò che arriva. Ok, vi ho detto un po' tante cose che poi la prima volta è un po' difficile forse per chi non l'ha mai fatto che uno riesca ad aprirsi, ma non è detto, dipende. In ogni caso, non tutti i giorni sono uguali. Oggi può succedere così e domani può succedere qualcosa di diverso, perché siamo diversi anche noi, oltre che anche dall'energia del collettivo e di quello che è l'esistenza che ci porta, le frequenze che ci porta. Vabbè, insomma, questo va al di là del discorso della meditazione. Quello che vi voglio dire è che questo spazio dove potete portare questo movimento, ma comunque fate quello che riuscite e che vi viene e più che altro che sentite. Si tratta sempre di una meditazione e quindi è ciò che sentiamo che ci guida nel nostro movimento, perché da ciò che sentiamo e ciò che possiamo muovere energeticamente possiamo aprire gli spazi per poi entrare nello spazio della meditazione e aprire le nostre consapevolezze, che spesso sono chiuse quando le andiamo ad aprire. Come dicevo prima, abbiamo questo vocio, questa traccia audio che ci guida e a un certo punto della meditazione sentirete un timpano, un tamburo, sbam! A quel punto la prima fase è finita e quello è il segnale per entrare nella seconda fase. Nella seconda fase ci sdraiamo, possibilmente con la pancia in basso, proni, e stiamo sdraiati senza fare nulla, portando l'attenzione al nostro collegamento con Madre Terra. Ed è anche questo il motivo per cui stiamo sdraiati di pancia, perché ci facilita il sentire la Terra. E attraverso questo sentire abbiamo la possibilità di aprire uno spazio di meditazione, se arriva. Se no potremmo anche magari addormentarci, ma va bene comunque. In questa fase statica non dovete fare nulla. Se avete difficoltà a stare con la pancia verso il basso, allora vi girate e state supini con la pancia verso l'alto. Ci possono essere difficoltà magari con la schiena oppure col collo a stare con la pancia verso il basso. Va bene comunque anche stare sdraiati con la pancia
in alto. Penso di aver detto tutto. La seconda fase è in silenzio, non c'è audio, non c'è musica, non c'è vocio e la fine della meditazione è segnata da una campana finale. Quando nel silenzio sentite la campana, questo vi indica che la meditazione è finita. Ok, praticherò la meditazione con voi. Ricordatevi di lasciare andare anche a quello che sentite durante questa modalità nuova e curiosa di esprimervi. Buona meditazione a tutti.
Grazie per aver condiviso la pratica di questa meditazione, Osho Gibberish Meditation, la meditazione del Gibberish di Osho. E vi invito a provare a farla per 4-5 giorni, se riuscite consecutivamente, e se sentite che per voi funziona anche fare un ciclo di 21 giorni. È una tecnica che è molto efficace per liberare i sovraccarichi emozionali, soprattutto, che ci impediscono di fluire con una qualità neutra e sana nella nostra vita. E così, detto un po' in modo semplice, poi attiva anche altre qualità energetiche, alcune delle quali ho descritto anche prima della meditazione. Grazie ancora di essere stati qui con me, con noi di Unblock, per questa meditazione, e se c'è qualche domanda, qualche feedback sulla pratica, potete sempre scrivere qui come commento nel video che rimarrà registrato su YouTube. Buonanotte e un grande abbraccione a tutti.